Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Oggi abbiamo deciso di preparare il fritto misto all'italiana, nella nostra versione familiare, un piatto un po' complesso ma decisamente molto gustoso e che accontenterà veramente tutti. Il fritto misto all'italiana è un piatto che si compone di carni, verdure e anche prodotti dolci come la frutta e la crema fritta. Ovviamente è un piatto che riguarda la stagionalità delle verdure, per cui adesso in questo momento usiamo le zucchine, usiamo i carciofi, usiamo i cavolfiori, poi verso l'estate si possono sostituire con i fiori di zucca, con le melanzane, insomma un po' a discrezione delle verdure che ci sono sul momento. Direi di partire dalle carni che sono da preparare. Le carni sono composte da 3 prodotti: un involtino fatto con mozzarella e prosciutto, un'imprigionata. L'imprigionata è una piccola cotoletta ripiena di prosciutto crudo e formaggio, e poi uno spiedino di carne e salume. Il tutto poi verrà impanato con uova e pangrattato. Adesso cominciamo per farvi vedere la preparazione di questi 3 prodotti di carne. Partiamo dall'imprigionata, che è una cotoletta ripiena con prosciutto crudo e formaggio. Come facciamo l'imprigionato? Prendiamo il lombo di maiale, questa è una fettina che trovate già in macelleria o al supermercato. Ci vai a mettere una faccio io? fettina, sì, lo devi fare tu, una fettina di prosciutto e una fettina di formaggio. Allora, il lombo. Il lombo, il prosciutto, Metto sopra? lo pieghi in 2, così la vai a... E il formaggio, sì. Il formaggio, qui potete usare il formaggio che preferite, un formaggio che deve poi filare dopo la venuta cottura. E poi la vai a chiudere. Esatto. E questa è la piccola imprigionata. L'involtino: prendi la fetta di prosciutto, la stendi per bene. In questo caso ci vanno delle fettine di mozzarella a fior di latte, una, che va avvolta nella fetta del prosciutto. Molto bene. Anche questa, quando si metterà in frittura, la mozzarella poi si ammorbidirà e diventerà filante. E poi si fa lo spiedino. Quindi prendo i stuzzicadenti. Lo spiedino è composto da lombo di maiale, il prosciutto crudo e la mortadella, tutto tagliato a fettine abbastanza uguali. E si va a comporre uno finché non si è riempito lo spiedino. Di lombo, mortadella e prosciutto. Quello hai fatto delle fettine? Sì, ho fatto delle fettine, ma sarebbe meglio fare dei cubetti, Però anche così si può fare. Cerchi di farlo il più lungo possibile, però devi mantenere i 2 estremi dello stecchino in modo che siano visibili. Ok, questi sono i 3 prodotti. Allora, noi abbiamo preparato una ricetta per circa 4 persone. Quello che vi facciamo vedere adesso è la proporzione per una persona. Gli altri noi li abbiamo già preparati anticipatamente, perché altrimenti diventava una cosa troppo lunga. Ma giusto per farvi vedere come si compongono queste 3 portate di carne. Diciamo che tu sei in cucina da ieri sera praticamente. In realtà io ho cominciato ieri sera, sì, perché ci sono delle cose che vanno cotte addirittura il giorno prima, che vi andremo a spiegare. Allora, è un piatto delle feste, quindi non è un piatto che si fa tutti i giorni, questo qua, giusto? No, perché è un piatto molto laborioso, appunto come vi dicevo si inizia il giorno prima, e per cui insomma impegna parecchie ore in cucina, però alla fine poi è un piatto che piace a tutti. Ok, io ho fatto l'altro spiedino. Ok, adesso prendiamo l'uovo, un po' di sale e un po' di pepe. Posto? Sì, basta così. Pepe nero. Posto, sì. Andiamo a sbattere l'uovo e qui andiamo a fare l'impanatura. Vanno impanati 2 volte. Perché vanno impanati 2 volte? Perché contengono dei formaggi che devono rimanere morbidi e filanti, per cui il pane deve avvolgere molto bene la carne e il prosciutto. Andiamo a impanare prima nell'uovo e poi nel pangrattato. Questo lo fai 2 volte allora? 2 volte. Quindi bisogna schiacciare un po'? Sì, diciamo che si deve attaccare molto bene il pane, poi lo ripassiamo una seconda volta.
si sporca che è un piacere. In questo modo si chiude molto bene e il formaggio rimarrà all'interno, però risulterà molto filante e molto più gustoso. Si cerca di dare una forma e questa è pronta la cotoletta. La stessa cosa si fa per il rivoltino. Ricetta del fritto misto di caso si mettevano anche delle altre carni, vero? Si facevano anche altre cose? Sì, si poteva fare addirittura, molti anni fa si utilizzavano addirittura l'interiora del vitello o del maiale, poi diciamo che un po' a discrezione anche dei gusti delle famiglie. Ci siamo inventati questo involtino perché comunque contiene il prosciutto, che è un prodotto del nostro territorio, lo stesso dicasi per lo spiedino, che contiene la mortadella, il prosciutto e il lombo di maiale, e lo stesso dicasi per la cotoletta, perché comunque il lombo di maiale in Emilia Romagna diciamo che la fa da padrone rispetto ad altre carni. La carne di maiale è quella più utilizzata. Ecco, questa è una ricetta che noi abbiamo in famiglia da tantissimo tempo, ma è una ricetta che non si fa tutti i giorni, come diceva Roberta, si fanno praticamente 2 giorni per la preparazione, quindi in famiglia l'abbiamo iniziata a fare proprio per festeggiare un avvenimento particolare, che sono i travasi in acetaia. Quindi quando si finivano i travasi in acetaia, in casa si festeggiava facendo il fritto misto. Non solo, ma anche in autunno, quando si finiva di cuocere il mosto, in casa si faceva appunto una cena e si preparava il fritto misto, ovviamente in ogni stagione, come diceva Roberto, utilizzando magari verdure diverse, prodotti diversi, ma alla base il concetto è lo stesso, è un vero e proprio piatto per festeggiare, quindi un piatto importante. Ok, adesso abbiamo finito di preparare l'involtino, lo spiedino e la cotoletta. A questo punto togliamo questi ingredienti, andiamo a mettere questi 3 carni insieme a quelle che abbiamo preparato precedentemente, perché come abbiamo detto la ricetta sarà per 4 persone, e poi passiamo a fare le verdure. Adesso vi mostriamo le verdure che abbiamo scelto per questo piatto. Abbiamo tagliato le patate a bastoncino, abbiamo cotto, bollito alcuni ciuffi di cavolfiore in acqua leggermente salata, abbiamo affettato molto fine 2 cipollotti e appena scottati in padella, ma dopo li andremo di nuovo a finire di cuocere. Abbiamo affettato, pulito e affettato i carciofi, abbiamo affettato sempre a bastoncino gli zucchini. Questo l'abbiamo fatto stamattina perché poi li abbiamo messi in un colino, li abbiamo salati e poi abbiamo messo sopra un peso creato con una ciotola dell'acqua, perché devono perdere la loro acqua. Dopodiché sono stati risciacquati e asciugati. Questo passaggio viene fatto alcune ore prima perché poi durante la frittura resteranno più croccanti. Io partirei dal cuocere la cipolla, perché poi va sfumata con il balsamico. Sia la cipolla che il cavolfiore poi verranno composte con uova e parmigiano reggiano, dove faremo delle piccole frittatine. Partiamo dalla cipolla, per cui prendiamo un tegamino. Oggi in cucina c'è molta tensione, quindi bisogna stare buoni, stare da un lato e non rompere troppo le scatole. Qui abbiamo messo un po' di olio extravergine di oliva e un po' di sale. Le andiamo a cucinare un po' in modo che che diventi abbastanza morbida. Lì ci metti il balsamico su quella? Sì, questa poi va sfumata con un balsamico giovane, perché diciamo che nella cipolla il balsamico è un abbinamento veramente eccezionale. Questo darà un tocco in più anche alle frittatine. Adesso vado a sfumare con qualche goccia di balsamico, lasciamo cuocere 2 minuti e poi questa è pronta per essere poi amalgamata con l'uovo e il formaggio. Appena cotta la metteremo nella ciotola, al quale poi andremo ad aggiungere il parmigiano reggiano e l'uovo, in modo da poter creare la frittatina. Ecco, direi che a questo punto è pronta. È veramente saporita. A questo punto inizio a preparare i composti che serviranno poi per realizzare le 2 frittatine di cavolfiore e di cipolla. Allora, per fare le cipolle abbiamo scelto un aceto abbastanza giovane, qualcosa di forte. Abbiamo scelto l'etichetta rossa perché per le cipolle è perfetto. Non dobbiamo usare un aceto troppo dolce, troppo morbido, altrimenti, specialmente in cottura a sfumare, si va a rovinare. Passiamo a preparare il composto che servirà per fare le frittatine, per cui andiamo a mettere l'uovo, sale e pepe. Quindi
Questo servirà per il cavolo e la cipolla, giusto? Esattamente, hanno la stessa base e poi sulla base di questo si creeranno le frittatine, per cui l'uovo, sale, pepe e parmigiano reggiano. Allora, qui abbiamo usato un 30 mesi grattugiato, quindi bello saporito, che dà un sacco di sapore. E questo lo vai a cuocere in padella? Dopo lo andremo a friggere. Adesso passiamo a fare la preparazione per il cavolfiore. Stesso tipo di preparazione che abbiamo fatto per la cipolla, l'uovo, il sale e il pepe e il parmigiano reggiano. Quindi uguale, non cambia niente. Uguale. Il cavolfiore va prima un po' sminuzzato perché dobbiamo creare delle frittelline. Ciascuno di questi pezzi potreste in realtà prepararla per fare una cena, quindi non c'è bisogno che facciate sempre tutto l'intero fritto misto. Potete fare anche per esempio soltanto l'imprigionata, gli spiedini o la frittata, insomma diventa una cena vera e propria. Questa è la ricetta completa proprio, sono tutti gli elementi. Le patate che abbiamo tagliato a bastoncino non hanno bisogno di ulteriori preparazioni perché andranno solo messe nell'olio bollente. Dopo le patate, i zucchini, dopo la preparazione che abbiamo già spiegato che è stata fatta stamattina, andranno infarinati prima di essere messi in frittura. Quindi non ci rimangono che i carciofi. I carciofi e poi passiamo alle cose dolci, dopo i carciofi. I carciofi, come abbiamo detto, gli sono stati già tagliati, messi nel limone, andranno cotti dopo essere stati immersi nella pastella, in una pastella apposta per frittura che abbiamo preparato. Adesso passiamo al sistema di cottura dei carciofi, per cui abbiamo preparato una pastella per friggere. Questa pastella è composta da farina, uova, latte, un pizzico di sale e un pizzico di lievito. Troverete comunque la ricetta dettagliata. Noi l'abbiamo già fatta perché in realtà questa è una pastella che deve riposare in frigorifero almeno 4-5 ore. Deve risultare liscia, per cui senza grumi, e abbastanza cremosa, non troppo densa ma nemmeno troppo liquida. Però con le ricette e le dosi che vi daremo otterrete questo risultato. Qui andremo ad intingere uno per uno i carciofi prima di metterli nell'olio bollente. La stessa cosa la utilizzeremo per la frittura delle mele. La stessa pastella possiamo usarla anche per i fiori di zucca con stagione? Sì, quando ci sono in estate i fiori di zucca che vengono aperti, puliti, vanno anche essi intinti in questa pastella e poi fritti, esattamente come i carciofi. Quindi vi sarete chiesti che cosa sono questi. Questi sono i pezzettini della crema fritta. La crema fritta diciamo che è la parte più dolce del fritto misto e è realizzata con una stessa ricetta della crema pasticcera che troverete ovviamente dettagliata, ma a cui va aggiunta più farina e va tenuta in cottura più a lungo rispetto alla crema pasticcera normale perché deve diventare molto densa. Questa l'abbiamo fatta ieri perché la crema deve raffreddare e stare in frigorifero almeno 24 ore e poi va tagliata a cubetti, a bastoncini, come preferite voi, e va anche questa impanata con uovo e pane grattugiato sempre 2 volte. Allora, se siete curiosi di vedere passo per passo la preparazione della crema pasticcera, che è appunto quella usata qua, potete seguire la ricetta della zuppa inglese. Gli unici accorgimenti appunto sono l'aggiunta della farina per renderla più dura e una cottura un po' più prolungata, le uniche cose da fare in più. Adesso viene il momento più importante, quello della frittura. E la frittura diciamo che richiede molta lavorazione perché vanno usate almeno 4 differenti tegami o padelle con l'olio, con diverse quantità di olio, perché non bisogna mescolare comunque le cose dolci con le cose salate, e la carne, le patatine andranno fritte in un olio, le frittate andranno fritte in un'altra padella con meno olio, la crema lo stesso, per cui adesso vi faremo vedere tutto quello che è il momento del fritto, del finale. Allora, questa ricetta nel tempo è stata perfezionata nella cucina del ristorante dei nonni, quindi insomma ecco, il risultato che abbiamo adesso è un risultato arrivato nel corso del tempo, quindi la ricetta nasce in casa e poi effettivamente è diventato uno dei piatti forti del ristorante per tanti anni, quindi questo è un po' il risultato. Esatto, ed era uno dei piatti più amati.
Ecco, è un piatto che di solito al ristorante non si trova perché è lungo e complicato, ci sono tanti passaggi e raramente si fa anche in casa, quindi se avete voglia di provare qualcosa di sicuramente diverso, vale la pena spendere un po' di tempo, un po' di forza, energia e prepararseli in casa. Andiamo avanti, allora, friggiamo. Adesso passiamo alla fase finale, che è la frittura, per cui vado ad accendere i fornelli, metto su le padelle e i tegami dell'olio e li mandiamo in ebollizione, in calore. Allora, la cosa principale, come vi ho detto, è usare padelle diverse per ingredienti diversi, usare un olio vegetale, noi preferiamo l'olio di girasole, ma potete usare anche l'olio di arachide, e poi le quantità di olio sono diverse a seconda del prodotto che andiamo a friggere. Per verificare se l'olio è pronto, utilizziamo semplicemente il pane, questo per esempio è già pronto, e qui faremo le frittate. Cioè se inizia un po' a sfrigolare, è pronto. Vuol dire che è pronto. Noi andiamo a preparare le frittatine di cipolla e cavolfiore. Allora ci siamo già messi avanti intanto con il vassoio e la carta assorbente, perché poi quando è pronto andiamo a mettere le cose qua e le asciughiamo dall'olio in eccesso. Quindi abbiamo detto per 4 persone, giusto adesso? Più o meno. Sì, poi se ne vogliamo fare anche qualcuno in più, mentre ci siamo. Perché visto che ci va un sacco di tempo, tanto vale quando si fa farne un bel po'. Ma perché poi sarà mangiata. Poi com'è che si dice? Fritta è buona anche una scarpa, quindi vale la pena farlo. Fritto misto è sempre molto gradito. Quindi qui abbiamo il cavolo e la frittata di cipolla. Esattamente. Ecco, spesso al ristorante per esempio si trova il fritto di verdure o il fritto di pesce che è molto, diciamo, è molto famoso, si trova spesso al mare. Questo è un fritto invece che non prevede il pesce, ecco, verdure, carni. Diciamo che nella nostra cucina il pesce non viene molto utilizzato. Noi siamo più per le carni e per le verdure. Possiamo già cuocere qualcos'altro mentre quello No, quello non è ancora pronto. Allora, per fare la frittura con la pastella usiamo una pentola dove dobbiamo mettere abbondante olio, questo vale anche per le carni e le patate, mentre per la crema dolce utilizzeremo una padellina a parte con poco olio e lo stesso per le frittate, una padellina con poco olio. Se avete la padella antiaderente è molto meglio, nel nostro caso questa non è molto antiaderente, per cui diciamo che facciamo un po' più di fatica. Ecco, noi facciamo cucina di casa, non è cucina professionale, quindi insomma chiaramente sono gli stessi strumenti che avete a casa anche voi. Anche questo è già pronto, per cui adesso vado a preparare a prendere la colla, la pastella, cioè noi la chiamiamo anche colla. Il cavolo è buona da fare proprio anche durante l'inverno da sola. Adesso poi queste le andremo a servire anche con l'aceto balsamico, vedrete che sarebbe un bellissimo piatto da fare proprio anche da solo. Quando è dorato sotto è pronto? Sì, esatto. Ok, allora alzo. Intanto fai i carciofi. Io faccio i carciofi prima e poi per ultimo andrò a fare la mela. Carciofi e mela possono stare nella stessa, perché comunque questa è una pastella che non è particolarmente salata e il carciofo ha bisogno di una pastella neutra come questa, esattamente come la mela. Adesso partiamo anche con la carne, la mettiamo dentro la cotoletta, questi sono i carciofi che andiamo a togliere. Andremo a mettere gli involtini e gli spiedini insieme all'ultima cotoletta, perché ne abbiamo fatta anche una in più. Andiamo a infarinare le zucchine. Adesso mettiamo su una padellina. Sì. Allora li scolo. Scola tutto velocemente. Aspetta che prendo questo, lo faccio prima. Qui intanto abbiamo messo a cuocere i zucchini che abbiamo solo infarinato. Nel frattempo mettiamo su un altro pentolino. Va veloce. Quello con cosa lo userai? Qui ci facciamo le mele. Ok.
più per il dolce. E poi dopo faremo la padellina della crema fritta. Noi abbiamo scelto di fare le patate per l'ultima, ma potrebbero essere anche le prime, prima della carne. Se avete un fornello più grande dove potete mettere un'ulteriore padella, potete friggere insieme anche le patate. Il vino cosa dici secondo me? Sì, è perfetto. Pronto, bello dorato. Mettiamo giù le patate. Le mele le andiamo a inzuppare nella pastella. Qui invece andremo a mettere la crema fritta. Quindi mela fritta adesso. Sì. Finalmente finito il nostro fritto misto. Come avete visto, un piatto veloce da fare in fretta, in un attimo si prepara, leggero, insomma il piatto perfetto per pulire il frigo quando vi rimane qualcosa. Vabbè, scherzi a parte, l'abbiamo impiattato, l'abbiamo terminato, quindi servite in un bel piatto da portare e da condividere. Il consiglio che vi do per completare il tutto è utilizzare un bel balsamico invecchiato, morbido, denso, dolce. Io utilizzo l'etichetta oro e mi piacerebbe molto, per esempio sugli zucchini, poi dopo Perfetto sulle frittate. sulle frittate, insomma ve lo andate un pochino a mettere sul piatto e a divertirvi. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se volete farla di nuovo a casa, divertitevi. Scriveteci se avete bisogno di qualche informazione, di qualche consiglio in più. Poi postate i piatti e taggateci, almeno fateci sapere e vedere quali sono i vostri risultati. Niente, noi siamo pronti, adesso ce lo mangiamo. Direi proprio che adesso ce lo gustiamo. Ok, allora grazie a tutti e alla prossima.